Ciao ragazzi, eccoci qua con questa seconda parte di questo tutorial sulla potenza. E ci siamo lasciati con la prima parte, lascerò un link per chi se lo fosse perso, su questa efficienza o rendimento, la voglio riprendere, che è simboleggiato con la lettera greca, che è rappresentata con questa N, che è l'energia utile prodotta sull'energia iniziale fornita in percentuale. In altre parole, lo possiamo anche dire che il rapporto in percentuale tra l'energia impiegata e quello ottenuto in qualsivoglia trasformazione di energia da uno stato all'altro. Ripeto, difatti il nostro driver ortoparlante è un trasduttore, l'abbiamo accennato anche la volta scorsa, trasforma l'energia elettrica in meccanica e poi successivamente in quella acustica. Quindi abbiamo due trasformazioni, quindi un rendimento della trasformazione da elettrico a meccanico, uno da meccanico a acustico e quella complessiva che sarà la somma delle due. In ultimo avremo anche un'efficienza nominale ottenuta con la potenza nominale, efficienza iniziale, elettroacustica, vera massima assoluta di radiazione. Ma lo vedremo in conclusione, solo per accennarvi e per sottolineare che effettivamente, come si anticipava all'inizio, non è proprio semplicissimo. Ok? Bene. Per consolidare tutte le nozioni che ci siamo detti e voglio dire in merito alle trasformazioni dell'energia, l'efficienza e quant'altro, dobbiamo richiamare in ballo questa prima legge della termodinamica o principio di conservazione dell'energia. Questa legge afferma che l'energia totale in un sistema isolato rimane costante nel tempo. In altre parole, l'energia non può essere creata né distrutta, ma può essere solo trasformata da una forma all'altra. Questa legge sottolinea il concetto di conservazione dell'energia. Ve l'ho scritto, ok? Fissatela bene in mente che ci servirà in seguito in più occasioni. Questa legge non fa altro che fare un sunto, ok, di quello che ci siamo detti finora in merito alla trasformazione dell'energia, alle perdite e a quant'altro. Ci dice che in una qualsiasi trasformazione, perché l'energia si può trasformare, non la si può distruggere, non la si può creare, la possiamo solo trasformare. Quindi in una qualsivoglia trasformazione l'energia in uscita non può essere superiore all'energia in entrata, perché abbiamo delle perdite, l'abbiamo visto, ok? Quindi laddove un sistema, ma anche una forma, ci restituisce un'energia in uscita maggiore di quella in entrata, vuol dire che o è sbagliato, voglio dire, la formula, o chiaramente quel dispositivo è di un altro mondo, ok? Perché non è pas possibile, non si può avere. L'energia in uscita sarà sempre inferiore a quella in entrata, proprio perché non la possiamo creare e su questo non ci debbono essere alcun dubbio, ok? Non è possibile nel modo più assoluto. Bene, ora che abbiamo consolidato tutto ciò, tutti i nostri concetti, tutte le poche formulette che abbiamo visto, possiamo anche affrontare un primo piccolo problemino che è legato proprio alla sua formula. Abbiamo visto sinora che la potenza è uguale a V per I, ok? Ma facendo una piccola ricerca anche sul web escono fuori altre due formule, dove la potenza è uguale a I al quadrato per R, oppure V al quadrato su R. Qualcuno dirà, saranno corrette queste formule? Boh, chissà. Qualcuno dirà no, non sono corrette. Qualcuno dirà sì, è corretta la prima ma non la seconda, e così via. Non a caso possono nascere e sono nate qualche discussione in merito proprio a questo. Posso anticiparvi che sono corrette tutte e due, tutte e tre ovviamente, ok? E c'è un motivo perché esistono queste altre due formule.
Vi faccio notare che nella prima figura I ma non V, nella seconda figura V ma non I. Quindi queste due formule sono necessarie quando ci manca uno dei due fattori. Se mi manca V, utilizzo la prima. Se mi manca I, utilizzo la seconda. Né più né meno, ok? Come si può arrivare a queste due formule? E poi si capirà anche perché ci vengono presentate in questo modo. Per fare ciò dobbiamo riprendere la nostra bellissima prima legge di Ohm, ok? I è uguale a V su R, ovvero l'intensità di corrente che attraversa in un conduttore è direttamente proporzionale alla differenza di potenziale applicato ai suoi capi, la solita pappardella, ok? Ci dobbiamo ricordare, no, perdono, volevo dire, se vogliamo ricavare V o vogliamo ricavare R, cosa ci potremmo inventare? Qualcuno dirà c'è poco da inventare, c'è l'equazione di primo grado, si svolge, appunto, stop. Ma io non me la ricordo e chissà quante persone, magari come me, non se la ricordano o non la conoscono proprio perché fanno altro nella vita, non vedo perché si dovrebbero ricordare, voglio dire, un'equazione di primo grado, ok? E qualcuno dirà, possiamo farlo senza l'equazione? Sì, si può fare, senza equazione si può fare, possiamo ricavare V e possiamo ricavare R, ok? Semplicemente si può fare, basta applicare un po' di logica e fare delle sostituzioni. In che modo? Allora abbiamo I che è uguale al rapporto di due numeri, come in questo esempio. 10 diviso 2 è uguale a 5, identica, la stessissima cosa, ok? Ora, se associamo I a 5, V a 10, R a 2 e volessimo ottenere ad esempio 10, avendo a disposizione questi due numeri, che operazione possiamo fare per ottenere 10? Mi sembra ovvio, se moltiplico 2 per 5 ottengo 10, quindi se voglio V devo moltiplicare R per I o I per R, la stessa cosa, eccolo qua. Se volessi R, quindi 2, avendo 10 e 5, che operazione posso fare? Ovviamente dividere. Se divido 10 diviso 5 ottengo 2, quindi se voglio R basta dividere V per I, eccola qua. Le abbiamo ricavate, ok? Ora, visto che abbiamo ricavato V che è uguale a I per R e avevamo già I che è uguale a V per R, possiamo sostituire laddove non presenti, ok? Ripeto, abbiamo ottenuto V che è uguale a I per R, abbiamo ricavato I, anzi ce l'avevamo, a V su R, quindi in questa formula, laddove mancasse uno dei due, possiamo fare la sostituzione. Difatti, se ci manca V, che è uguale a I per R, eccolo qua, e lo vado a moltiplicare per I, io ci avrò I al quadrato per R. Diversamente, se mi manca I, che è uguale a V su R, vado a moltiplicare V per V su R e avrò V al quadrato su R, ovvero queste due le abbiamo ricavate e abbiamo anche dimostrato che sono corrette, ok? Mi fermo qua, non voglio fare voglio dire un tutorial, un video molto lungo, qualcuno voglio dire si è lamentato, quindi facciamoli brevi, quindi mi fermo qua, spero di non aver commesso grossi errori, eventualmente me li segnalate, correggerò senza ombra di dubbio. Se desiderate restare aggiornati vi ricordo di iscrivervi al canale, non vi costa assolutamente nulla, spero di aver fatto cosa gradita, anche se vedo, voglio dire, dai commenti sono anche diciamo, dei giochini, no? Sono simpatici queste cose, quindi spero vivamente che abbia fatto cosa gradita, e niente, ci sentiamo per la prossima, ciao!